Buongiorno a tutti cari amici e tifosi rossoneri, bentornati sul canale Milanisti. Tra tutti noi tifosi del Milan ci sono anche tifosi che sono attenti, che sono interessati al bilancio e non soltanto ai risultati sportivi. Devo dire che sono molto pochi perché da quando ho aperto questo canale ho fatto una sorta di sondaggio su un numero abbastanza importante di tifosi e devo dire che purtroppo, aggiungo io, i tifosi che sono interessati anche al bilancio, perché non si può essere interessati solo al bilancio ovviamente, no? Però sono veramente pochi, invece noi dovremmo anche interessarci al bilancio per una questione di solidità di società sportiva, per una questione di stabilità della nostra squadra, del nostro futuro, perché se la squadra ha diciamo bilanci a posto, è condotta in maniera equilibrata, quindi ha la parte finanziaria a posto, è evidente che questo ci garantisce un futuro roseo. Se viceversa fosse gestita male o avesse bilanci in negativo, questo sarebbe molto preoccupante e metterebbe a rischio la possibilità di continuare a vedere il nostro Milan lottare per trofei e per risultati ambiziosi. Quindi in questo video cercheremo di approfondire questo aspetto perché secondo me è comunque molto importante, ci sono delle notizie importanti al riguardo che vale la pena di approfondire. Vi chiedo di sostenere questo canale con iscrizione, accensione della campanella, like e commento. Grazie a tutti e adesso andiamo a capire di cosa stiamo parlando, perché recentemente ho letto molte notizie false di pseudo tifosi o comunque di persone che senza scrupoli hanno additato la nostra proprietà, la nostra vecchia dirigenza come responsabile di essersi messa i soldi in tasca mettendo a bilancio la vendita di Reinders nel bilancio del 2024-25 e quindi facendo passare a chi non è esperto del settore, a chi non ha approfondito questa questione, come assolutamente negativo il fatto di aver messo a bilancio Reinders per la stagione 2024-2025, come a voler far passare che questa proprietà e questi dirigenti si mettessero i soldi in tasca di nascosto. Io ho premesso, e lo dico sempre, che io sono contro questa proprietà, contro la vecchia dirigenza, perché hanno dimostrato di essere assolutamente cialtroni e incompetenti dal punto di vista calcistico e sportivo, ma dal punto di vista economico-finanziario non è la stessa musica, non si parla di cose analoghe, anzi, ora vi darò questa notizia che dimostra proprio il contrario e quindi secondo me bisogna essere onesti intellettualmente, bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Quando sbagliano bisogna sottolinearlo, bisogna protestare come ha fatto giustamente il popolo rossonero a casa Milan alla fine del campionato. Quando però le cose sono fatte bene bisogna fare giustizia e bisogna sottolinearlo anche in questo caso. Avevo detto in un precedente video che Reinders e il riscatto di Kalulu erano stati messi a bilancio nel 2024-2025 per compensare il disavanzo che avrebbe creato un buco di bilancio di 25 milioni, quindi il Milan, se non avesse venduto Reinders e avesse percepito il riscatto di Kalulu, avrebbe registrato un meno 25 milioni a bilancio, e io avevo detto che Reinders e il riscatto di Kalulu erano stati messi a bilancio per coprire il disavanzo di 25 milioni e per registrare un altro bilancio in positivo. E qualcuno mi ha detto: ma cosa c'entra, ma cosa ce ne frega a noi di questi bilanci in positivo, eccetera eccetera. No ragazzi, dobbiamo essere informati e dobbiamo sapere come funzionano le cose, dobbiamo usare la nostra testa e non fidarci di tutto quello che si sente dire in giro, perché purtroppo in giro ci sono anche persone senza scrupoli che a costo di fare visualizzazioni sono disposte a raccontare panzane, e questo però purtroppo non è soltanto un fatto fine a se stesso. Questo raccontare cose false e tendenziose sulla nostra proprietà, la nostra dirigenza, non fa altro che generare malcontento e malumore, e questo ambiente negativo si ripercuote negativamente sulla nostra squadra,
Quindi, ripeto, quando le cose sono effettivamente, oggettivamente sbagliate, è giusto protestare, farlo notare e cercare di spingere chi ha sbagliato a cambiare. Quando le cose sono fatte bene non bisogna raccontare stupidaggini. Il Milan, questa è la notizia, aveva siglato con l'UEFA nel 2022 un accordo di settlement agreement che prevedeva che il Milan dovesse rispettare per i 3 anni successivi un bilancio in attivo, e quindi il Milan con quest'ultimo bilancio 2024-2025 e con il prossimo 2025-2026 avrà superato brillantemente questo settlement agreement con l'UEFA e quindi non sarà soggetto a sanzioni, perché questo concordato, questo accordo che era stato sottoscritto dopo aver ricevuto una multa di 2 milioni di euro con 13 milioni subordinati al rispetto degli accordi, era stato fatto perché c'erano delle norme da rispettare e l'UEFA stava monitorando sulla nostra società. Vi ricordo, per quelli che pensano che essere in regola con il fair play finanziario dell'UEFA sia una cosa che a noi non deve interessare, vi ricordo che la Roma e la Lazio quest'estate non potranno fare campagne acquisti in entrata perché sono andati fuori dai parametri e non hanno rispettato il settlement agreement fatto con l'UEFA. Quindi voi capite che non rispettare le regole e avere un bilancio negativo avrebbe comportato il rischio di non poter fare mercato. Ora immaginatevi il Milan che in questa stagione magari riceveva una sanzione come quella che ha subito la Roma o la Lazio e non poteva acquisire nuovi giocatori. Immaginatevi come avrebbe potuto lavorare Allegri con una squadra che non era la sua. Quindi stiamo molto attenti quando parliamo di bilanci, quando parliamo di amministrazione, di finanza, perché purtroppo, aggiungo io, oggi è diventata di fondamentale importanza e quantomeno da questo punto di vista la nostra proprietà e la nostra vecchia dirigenza stanno dimostrando di essere perfettamente in grado di gestire la situazione e di rispettare i parametri del fair play finanziario e dell'UEFA, quindi gli accordi con l'UEFA, allo scopo di aumentare il ranking del Milan all'interno della classifica dell'UEFA per comportamento corretto, per bilanci in positivo, e questo non potrà che garantirci un futuro roseo con vantaggi che possono arrivare anche addirittura alla partecipazione al mondiale per club, che anche se, come abbiamo visto in questa prima edizione, non sembra essere stato quel spettacolo fantastico che c'era stato propinato, ma comunque dal punto di vista economico garantisce entrate notevoli che non fanno altro che favorire la crescita e l'aumento della potenzialità e della competitività di ogni squadra che vi partecipa, e quindi è chiaro che il Milan deve ambire a scalare la classifica del ranking UEFA per poter accedere a questa competizione, per poter incassare un bel po' di soldi, crescere e aumentare la sua competitività. Quindi ci tenevo a sottolineare questo aspetto perché, ripeto, era stata fatta disinformazione. Adesso sapete che il Milan ha chiuso l'accordo con l'UEFA rispettando tutti i paletti. Questo non cambierà lo stato delle cose perché l'UEFA continuerà a monitorare il Milan come tutte le altre squadre a livello proprio di gestione finanziaria e quindi di bilancio, e quindi uno degli obiettivi che il Milan deve sempre raggiungere, oltre a quello di tornare a essere competitivo e magari vincere anche qualche trofeo, deve essere contemporaneamente quello di rispettare queste regole e di avere bilanci sempre in positivo. Quindi bisogna in qualche modo essere contenti di questa notizia, di questa chiusura, di questo settlement agreement, perché è una cosa molto importante.
Per adesso è tutto, spero che queste informazioni vi possa essere stata di aiuto per comprendere ancora meglio la nostra situazione societaria, che nonostante la proprietà e la dirigenza che a livello calcistico ci piace e non ci piace, nel senso nonostante che la dirigenza e la vecchia dirigenza e la proprietà non siano il massimo di quello che noi vorremmo, però quantomeno ci sono le condizioni affinché un domani possa arrivare un nuovo compratore e possa riportarci laddove meritiamo di stare, perché ricordiamoci sempre che l'aspetto del bilancio e quindi della gestione amministrativa della società è importante anche in funzione di un'eventuale cessione e di un'eventuale acquisizione da parte di un soggetto terzo che possa avere intenzione di investire sul Milan. Se non ci fossero i bilanci a posto, i conti a posto, evidentemente questo non potrebbe succedere. Grazie per l'attenzione, vi ricordo di sostenere il canale con iscrizione, accensione della campanella, like e commento. Noi ci vediamo nei prossimi video, sempre Forza Milan.